Siamo nel caveau della riserva aurea della Banca d'Italia. Quant'oro, eh? In passato, per più di 2000 anni, abbiamo usato l'oro per coniare le monete più preziose. Altrimenti, chi si sarebbe fidato di un pagamento? Oggi però l'economia globale è diventata così grande che anche con tutto l'oro del mondo non si farebbe che 1/1000.000 di tutto il denaro che serve per farla funzionare. Come facciamo allora a fidarci di semplici pezzi di carta come le banconote o addirittura di pagamenti elettronici? Questa fiducia, ed è una fiducia se ci pensiamo bene davvero straordinaria, si fonda anche sul lavoro che si fa qui alla Banca d'Italia, insieme alla Banca Centrale Europea e alle altre banche centrali dell'area euro, che si chiamano banche, ma non sono le banche che conosciamo noi, sono appunto banche centrali. E cosa fanno? Una banca centrale stampa le banconote. In Europa ne circolano 29 miliardi per un valore di più di 1.500 miliardi di euro. Le accettiamo perché siamo ragionevolmente sicuri che siano autentiche. Contengono infatti tecnologie così sofisticate che è difficilissimo falsificarle. Ma il 90% del denaro è ormai elettronico. Tutto, dalla spesa all'acquisto di un grattacielo, dipende ormai da uno scambio continuo di pagamenti elettronici. Pensate che solo in Italia ogni secondo passano di mano in questo modo più di 350.000 euro, in media naturalmente. Come fanno tutti questi soldi in giro per la rete a non perdersi mai e ad arrivare puntualmente alla persona giusta? I pagamenti elettronici viaggiano su circuiti telematici speciali che sono fra le infrastrutture più critiche dalle quali dipende ormai la nostra vita, come gli acquedotti, la rete elettrica o internet. Bene, in Europa i sistemi di pagamento sono in buona parte creati, gestiti e sorvegliati col contributo della Banca d'Italia. Proprio da qui. Normalmente, in qualsiasi modo paghiamo, riceviamo in cambio qualcosa. Spesso però diamo i nostri soldi in cambio di una semplice promessa. Li diamo a una banca commerciale, in cambio della promessa di ridarceli quando ne abbiamo bisogno. Oppure li diamo a una società finanziaria, in cambio della promessa di investirli per noi. Perché possiamo ragionevolmente fidarci anche di loro? Per il loro ruolo chiave nell'economia e per i rischi che possono correre, banche e società finanziarie sono soggette a molte più regole e controlli di qualsiasi altro tipo di impresa. E a vigilare sul rispetto delle norme che regolano la loro attività è ancora una volta la Banca d'Italia insieme alla Banca Centrale Europea. A volte nascono comunque dei problemi sui mercati finanziari da qualche parte nel mondo e i loro effetti li sentiamo anche noi qui. Anche in questo caso sono le banche centrali a intervenire, ripristinando la fiducia di imprese e investitori. L'abbiamo visto per esempio nel 2008. Ma il ruolo di una banca centrale non finisce neppure qui, perché c'è un altro rischio che i nostri soldi corrono, che è quello di perdere parte del loro valore se i prezzi salgono. È la famosa inflazione. Quando i prezzi salgono troppo rapidamente, ma anche quando scendono, si crea incertezza sul valore futuro del denaro. Questo rende difficili le scelte di famiglie e imprese. I danni per l'economia possono essere anche molto gravi. Il compito fondamentale di una banca centrale è quindi quello di mantenere i prezzi stabili e si chiama politica monetaria. Non è un compito facile. Per rallentare la corsa dei prezzi, la banca centrale può cercare di far diminuire la quantità di denaro in circolazione, ma può farlo solo indirettamente. E poiché questo richiede del tempo, deve cercare di prevedere le future necessità monetarie dell'economia. Per questo la Banca d'Italia è anche uno dei più importanti centri di studi economici del nostro paese.
Il lavoro delle altre istituzioni dello Stato lo vediamo tutti i giorni. Lo vediamo nelle pattuglie delle forze dell'ordine, negli ospedali, nelle scuole in cui studiano i nostri figli. La fiducia nella moneta e nel sistema finanziario che si costruiscono qui dentro sono però altrettanto concrete e altrettanto importanti, perché rendono possibile il buon funzionamento dell'economia, che è, come dire, il buon funzionamento di quasi tutto. Anche l'oro che sta qui dentro è una garanzia importante di questa fiducia. È anche così che la Banca d'Italia protegge non solo i nostri soldi, ma soprattutto il nostro vero oro che sta qui dentro, e cioè il lavoro, la creatività e l'intraprendenza di tutti gli italiani.